Buongiorno amici, bentrovati sul mio canale. Come state? State bene, spero. Io sono Silvana, lo sapete. Il video di oggi sarà un po' diverso dai soliti e anche un po' più lungo e più articolato. Oggi parleremo di questa signora Rose Wilder Lane. Sono sicura che il 99,9% di voi, quando ha sentito il nome, avrà pensato: ma chi è questa signora? Questa signora è la figlia della famosa Laura Ingalls, quella che ha scritto La casa nella prateria. Grazie a lei sono stati pubblicati i diari da pioniera della famiglia Ingalls di quando Laura era piccola, nella famosa serie Little House, da cui è stata tratta Little House on the Prairie, cioè La piccola casa nella prateria. È proprio grazie a lei che sono arrivati alle stampe e alla televisione questi racconti, per cui ve ne volevo parlare. Tra l'altro, se avrete la pazienza di aspettare alla fine del video, vi volevo raccontare anche qualche aneddoto sulla famiglia Ingalls vera, quella reale, Nelly, Willy, personaggi della serie, non quelli delle telefilm, quelli veri. Se avrete un po' di pazienza di aspettare. In questo video volevo arrivare a capire come siamo arrivati a pubblicare la famosa serie di libri, che tra l'altro, forse se non lo sapete, da poco sono stati tradotti anche in italiano. Hanno fatto la serie televisiva negli anni 70 e adesso si sono decisi a tradurre in italiano i libri di Laura Ingalls. Si possono trovare in giro. Allora, cominciamo. Rose Wilder Lane è la figlia di Laura Ingalls e Almanzo Wilder. Se avete presente, nella serie hanno avuto questa bambina, dopo la coppia ha avuto un altro bambino che è morto in fasce, appena nato, e non hanno avuto altri figli, quindi Rose è l'unica figlia dei Wilder che sia diventata adulta. Era una donna molto moderna, molto all'avanguardia. Se pensate all'epoca, è stata scrittrice, politologa, saggista, agente immobiliare, una delle prime agenti immobiliari donna di grande successo, ghostwriter, giornalista, corrispondente di guerra e molto altro. Da noi non è molto conosciuta, ma come scrittrice è stata molto prolifica. È stata una delle fondatrici del libertarianesimo americano. Il Partito Libertario Americano è stato fondato da lei e altre due. Era una femminista convinta, combattente per i diritti civili, nonostante le condizioni della famiglia economiche piuttosto precarie non le hanno consentito di andare al college. Ha fatto degli studi da sola, autonomamente, ha studiato le lingue. Pensate che ha studiato il latino 3 anni in uno. È stata negli anni delle scuole superiori, delle high school, è stata a casa della sorella di Almanso, Elisa Jane, ha preso il diploma e poi non ha più potuto continuare gli studi, ha iniziato l'attività come giornalista, editorialista, revisore dei testi, eccetera. Nel 1909 sposa il venditore e giornalista occasionale Claire Gillette Lane, però diciamo, per una persona con la sua personalità la vita matrimoniale le stava stretta. Dai suoi diari sappiamo che sono stati felici per un certo periodo, però poi lei ha cominciato a lamentarsi perché non riusciva a sviluppare tutte le sue potenzialità. Era depressa, soffriva di crisi d'ansia e pare che abbia anche tentato un suicidio una volta, che per fortuna non è andato a buon fine. Essendo consapevole della sua mancanza di istruzione, studierà in proprio le lingue, il latino e altre cose da autodidatta. Dopo il matrimonio hanno anche avuto un figlio che però è morto in tenera età, poi pare che non abbia più potuto avere figli, effettivamente non ne ha avuti. Si separerà dopo pochi anni dopo il divorzio, anche se all'inizio pare che la madre non lo sapesse. Dalle loro lettere sembra che all'inizio non abbiano detto alla madre che si erano separati, glielo dicono dopo un po'. Comunque alla fine si separerà e non si risposerà mai più, resterà sempre da sola. Se pensate, per l'epoca è una cosa molto all'avanguardia, cioè sia divorziare, diventare agente immobiliare, giornalista, scrittrice per una donna era quasi impensabile. Era molto all'avanguardia per la sua epoca, grazie anche forse al caratterino abbastanza ribelle della madre che l'ha spinta a sviluppare tutte le sue potenzialità, e ne aveva parecchie. Era una donna intelligentissima, pare che fosse anche bipolare, però la diagnosi se l'è fatta lei, quindi non è molto sicura, e aveva veramente un cervello fuori dal comune. È stata amica personale e ehm,
biografa del presidente Edgar Hoover, aveva altre amicizie molto potenti, corrispondente di guerra dalla prima guerra mondiale fino addirittura alla guerra del Vietnam nel 1978, una giornalista molto apprezzata e molto quotata. Nel 1915 inizia la sua attività di assistente editoriale presso The Bulletin a San Francisco, perché la prima guerra mondiale praticamente ha quasi azzerato l'attività immobiliare, non c'erano compravendite e quindi si mise a fare la giornalista. E questo in realtà, come anche da un lavoro di ripiego come era partito all'inizio, in realtà è stato molto importante per la sua svolta professionale, perché molti editori l'hanno scoperta, hanno capito le sue potenzialità, sia come il suo lavoro di autrice che ghostwriter, eccetera, e questo le permise di farsi vedere. Nel 1915 la madre, Laura Ingalls, le fece visita per parecchi mesi, insieme parteciparono alla Panama Pacific International Exposition, questo ci risulta dai loro carteggi, dalle loro lettere, e sono disponibili anche nel volume West from Home, l'ultimo volume della serie Little House, di cui vi parlavo prima, della famosa casa nella prateria. Nel 1918 il suo matrimonio è ufficialmente finito e non si risposerà mai più, come ho già detto. Da allora fino agli anni 40 i suoi lavori appaiono regolarmente su pubblicazioni piuttosto importanti. Verso la mezz'età comincia a soffrire di ansia, di insicurezze, pare che fosse maniaco-depressiva come dicevo prima, però la diagnosi non è certa. E ora arriviamo al suo ruolo nell'edizione della famosa serie di Dollhouse, anche se non è molto chiara, cioè sembrerebbe che un ruolo importante per l'edizione di questi famosi libri e racconti da pionieri della famiglia Ingalls sia stata la crisi del 29, perché dopo la grande crisi del 29, per mancanza di lavoro, di opportunità, eccetera, Rose Lane e i genitori vissero insieme per un po' e le cose economicamente non andavano tanto bene. Tra l'altro avevo già parlato in un altro video della Grande Depressione del 1929, vi lascio il link in descrizione. Dicevamo che la grande crisi del 29 pare che abbia avuto un grande ruolo nell'edizione di questi diari. La madre, Laura Ingalls, durante un periodo in cui vivevano insieme, ha tirato fuori questi rudimentali racconti che aveva scritto lei da ragazzina, dove raccontava la sua vita, le sue avventure con gli amici, eccetera. E grazie alla sua intelligenza imprenditoriale e commerciale, Rose ha capito che potevano avere un discreto successo, perché all'epoca la gente chiaramente non era molto allegra, visto il periodo. Lei pensava che questi racconti di ottimismo, di amore, di fiducia nel futuro, eccetera, potessero essere ben accolti dalla popolazione e quindi cominciarono a lavorarci insieme. Lei, come dicevo, era giornalista, ghostwriter, eccetera, e sempre lasciando il nome della madre, cominciò a arricchire i personaggi, renderli più interessanti, sviluppare le storie, renderli più pubblicabili. Prima erano un po' rudimentali quelle che aveva scritto la madre. Comunque, sempre lasciando il nome della madre, ci hanno lavorato insieme. Questo sembrerebbe dai loro carteggi, dalle loro lettere che si sono mandati. Durante la Grande Depressione i genitori, Laura e Almanso, erano ormai anziani, lei li aveva convinti a lasciare la loro attività di agricoltori, allevatori, eccetera, perché li avrebbe mantenuti lei, cosa abbastanza difficile in quel periodo, perché poi c'è stata la crisi che c'è stata e si sono ritrovati, insomma, un po' senza soldi. Si ritrovarono isolati presso la Rocky Ridge Farm, che era la casa di Laura, e cominciarono a lavorare su questi carteggi. Le sue abilità di scrittrice portarono a una maggiore fruibilità di questi racconti rudimentali
e si pensò di darli alle stampe. Di questo ha aiutato tantissimo anche le conoscenze della Lane, le amicizie che vi dicevo prima. Lei era famosa, scriveva su diversi giornali, quindi conosceva parecchia gente nel settore, è riuscita a farli stampare, insomma. Dopodiché la Lane continuerà a occuparsi di giornalismo, questioni razziali, diritti dei neri. Aveva scritto molti racconti su neri che hanno avuto successo, le minoranze che sono riuscite a farcela, storie femministe, eccetera. Lei era di queste idee molto liberali, molto moderne per l'epoca. Se pensate che erano gli anni 30-40, era molto avanti per la sua epoca. Dopo la morte di Laura nel 57, inoltre, la Lane pensò di utilizzare la casa di Laura al Maso per crearci un museo, che esiste ancora tutt'oggi, che è stata una grande idea pubblicitaria. Infatti ci sono tanti racconti che raccontano la vita dei pionieri americani dell'Ouest, eccetera, però i racconti della Laura Ingalls sono diventati più famosi e hanno resistito più a lungo nel tempo anche per questo motivo. Anche dal punto di vista commerciale e pubblicitario la Lane era molto intelligente. Adesso, come vi avevo promesso, abbiamo qualche curiosità sulla vera famiglia Ingalls, gli altri protagonisti, Nellie Oleson, Willy, eccetera. Laura Ingalls nasce nel 1867 e muore nel 1957 all'età di 90 anni. Il marito, Almanso Wilder, è del 1857 e muore nel 1949, aveva 10 anni più della moglie. Caroline e Charles hanno effettivamente 4 figlie femmine: Mary, Laura, Caroline, detta Carrie, e Grace. Poi hanno avuto un maschio, Charles Frederick, che muore a 9 mesi, come si dice anche nella serie televisiva. Il maschietto è morto. Mary perde la vista a 15 anni, nasce nel 1865 e muore nel 1928, abbastanza giovane, aveva circa 60 anni. Per le conseguenze della scarlattina diventa cieca, frequenterà per un po' la scuola per ciechi, ma non si è sposata, non ha avuto figli, ha vissuto con i genitori fino alla loro morte e dopo è vissuta con Carrie. Carrie e Grace moriranno per le conseguenze del diabete, abbastanza giovane anche loro. Carrie nasce nel 1870 e muore nel 1946. Grace nasce nel 1877 e muore nel 1941. Laura e Almanso sono gli unici che sono diventati piuttosto anziani. Anche Laura soffriva di diabete. I figli adottivi che si vedono nella serie, Albert, Cassandra, James, eccetera, nella realtà non c'erano, perché Charles poi ne aveva già dei suoi da mantenere e non poteva prenderne altri. Quelli sono stati aggiunti dagli sceneggiatori dopo per allungare la serie, non ci sono neanche nei libri. Gli altri personaggi, Nelly, la famiglia Oleson, il reverendo Alden, eccetera, invece esistevano veramente, anche se pare che Nelly Oleson si sia ispirata per scrivere il personaggio di Nelly a 3 personaggi realmente esistiti. Una era Nelly Owens, che era la figlia del proprietario dell'emporio del paese, cattiva e antipatica come era nella serie, e anche nella realtà aveva un fratello minore che si chiamava Willy. Willy diventa cieco per lo scoppio di un petardo, si sposerà, avrà dei figli, avrà una vita normale, ma sarà cieco. Un'altra a cui pare che si sia ispirata per il personaggio di Nellie Oleson, che è Genevieve Masters, la figlia viziata di un ex insegnante di Laura, abbastanza razzista verso i contadini, come Nellie Oleson nella serie. Un'altra è Stella Gilbert, che era una ragazza povera e simpatica che correva dietro al manso. Nella serie la famiglia Oleson ha una rilevanza maggiore rispetto ai libri, nei libri sono abbastanza collaterali. Bene, penso che farò degli altri video su questa serie perché ci sarebbe tanto da dire. Per oggi ho finito, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e, tra l'altro, ripeto, i libri sono stati tradotti da poco in italiano, se volete trovarli si trovano anche su Amazon, credo. Bene, grazie per la visione, iscrivetevi al canale, a presto, ciao!